Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the Professore as they talk about the local wines, grapes, geology, and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp, or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, onto the show. Ok, ciao Attilio. Buongiorno. Ciao. Allora siamo al quarto giorno e andiamo a Tallana. E stiamo risalendo. A Tallana e Galtelli. Spiegaci un po' dal punto di vista geografico. Allora, io volevo però fare concludere il discorso di prima. Sì. Perché no, dal punto di vista geologico. Ok. Perché in Italia ci sono solo due faglie. In Germania c'è la grande faglia del Reno, in Francia c'è la grande faglia del Rodano. Sono due faglie tettoniche, no? Si sono formate quando Africa ha spinto l'Europa e ne ha modificato gli assetti e le disposizioni. Basti pensare che prima di avere l'assetto attuale la Sardegna era parallela alla Liguria. Poi si è spostata così, ha ruotato di 180 gradi, ma prima la Sardegna nell'era secondaria era praticamente un'isola in fianco alla Liguria, si specchiava sulla Liguria tutta la lunghezza. A parte quello, l'Italia ha due faglie. La faglia bradanica, che è quella faglia che collega la Basilicata alla Campania praticamente, è una crepa. E la faglia del Campidano, la pianura che dalla parte orientale va verso la parte occidentale dell'isola di traverso è una faglia. Se voi guardate l'immagine dall'alto della Sardegna è un'isola molto montuosa, non ha praticamente pianure. L'unica pianura è questa parte bassa che parte da Cagliari e va poi verso Oristano, per intenderci. Quella è una faglia, una grande faglia che è stata colmata dal mare. Quindi una pianura con terreni sedimentari, non di origine vulcanica, quindi completamente diversa da tutto l'assetto geologico dell'isola. Okay. Poi se io risalgo invece ritorno alla parte, diciamo così, vulcanica, però di qua trovo un altro elemento interessante geologico, la zona di Ierzu per esempio, dove noi passeremo, che è dato dai scisti. Sì. I scisti sono delle rocce metamorfiche, dette anche terziarie, perché sono formate in due momenti, in due modi diversi. Ci sono le rocce metamorfiche per contatto, che sono quelle che si sono create lungo il cammino del vulcano. Il vulcano è una struttura di crescita continua, ogni volta che erutta cresce la sua altezza. L'Etna è un vulcano che è partito dal mare ed è arrivato ai 3400 metri, crescendo progressivamente, cioè accumulando materiali che ha tolto dal profondo. Quando il vulcano va in eruzione, le temperature del camino sono enormi e tutte le materie che sono consolidate ai lati vengono rifuse. Nella rifusione cambiano completamente struttura, non cambiano composizione chimica, ma cambiano struttura. Diventano delle strutture a strati molto sottili, come dei fogli di un libro. Questi si chiamano scisti per contatto e poi ci sono gli scisti per pressione. Lo spostamento dei continenti ha premuto con una forza tremenda sulle materie più resistenti, sulla parte più resistente che sono i terreni vulcanici della Sardegna, facevano molta resistenza alla spinta dell'Africa. Questa resistenza si è trasformata in calore e tutto questo calore ha risciolto i materiali vulcanici, trasformandoli in scisti, micascisti, gnais, eccetera. Quindi noi incontreremo nel nostro viaggio verso Erzu, nella parte quasi
a metà più o meno, questi materiali che sono molto particolari. E qui c'è sono dei fatti climatici anche interessanti, perché la viticoltura si è sviluppata su delle valli laterali, su delle valli parallele al mare, dove le caratteristiche termiche della parte basale della valle e la parte alta della valle sono molto diverse, danno origine a canonau profondamente diversi nella composizione chimica e nel profilo aromatico, completamente diversi, proprio sono particolari. Ecco, è importante perché in questo modo abbiamo fatto la donazione noi di quel territorio tanti anni fa. Ah, quando? 20 anni fa, Okay. Una delle prime donazioni fatte in Sardegna, e abbiamo proprio caratterizzato i vini in base alla loro collocazione in un assetto di tipo termico, cioè la temperatura giorno e notte era determinante per avere un profilo sensoriale, quindi la donazione ha tenuto conto di questo, oltre alle caratteristiche pedologiche, geologiche, anche di queste caratteristiche di natura climatica nella scelta delle varietà. Ok. Poi si continua e si va verso l'ultima tappa, che è quella del Vermentino di Gallura. La Esatto. Gallura è un territorio Un po' emblematico dal disfacimento di questi graniti rosa, e sono terreni molto sciolti, molto grossolani, non c'è argilla praticamente, c'è solo sabbia, e qui viene bene il Vermentino, l'unico vitigno che riesce a esprimersi in modo direi concreto, perché tutti gli altri, un vitigno rosso farebbe molta fatica a dare struttura, un canonau lì insomma è un po' debole, ecco, non riesce, ci vogliono terreni un po' più argillosi, un po' più strutturati come quelli che ci sono prima, che ci sono nella zona di Erzo, nella zona di Oliena. Quando siamo lì nella zona della diciamo così, alta, verso Olbia, verso la Gallura, i terreni sono adattissimi, e in effetti il Vermentino di Gallura o di Sardegna comunque è circa il 70% del Vermentino italiano. Ma ascoltami, qual è la differenza differenza principali tra Vermentino di Gallura e Vermentino di Liguria? Ma intanto si potrebbe fare C'è una Jacopo differenza che ha fatto un tra sincope. tra un Vermentino di OCG di Gallura e un Vermentino di Sardegna, sono due cose diverse. Ok, Perché spiegaci però. mentre la diocesi Gallura è un territorio delimitato della Gallura, il Vermentino di Sardegna lo puoi fare anche da Arzolas a Cagliari. Ok, facciamo a DOCG. Quindi ha una distribuzione molto più vasta. Poi il Vermentino di Gallura ha una produzione più limitata all'ettaro. Il Vermentino della Sardegna ha una produzione per ettaro più elevata. Quindi ha anche un'offerta sul mercato di un prezzo più basso. Perché Vermentino è molto di moda ora, no? In America. Sì, è tanto sì. vero che Sarà. anche i francesi che si chiama Erol, Che non possono chiamarlo Vermentino. però loro lo Possono chiamano chiamarlo solo Vermentino. I Vermentino. corsi lo possono fare. Perché stanno cambiando I corsi. da Erol a Vermentino. Sì, sì. Però dimmi. Allora, in Liguria il Vermentino si chiama Pigato, Sì. è lo stesso vitigno. In Piemonte il Vermentino si chiama Favorita, Sì. è lo stesso vitigno. Questo fino lì ci siamo. Ecco. E tutti i nostri, Poi abbiamo lo tutti sanno. i vermentini della zona di Luni e poi della costa tirenica, da Maremmana, sono quelli i territori del Vermentino, Sì. poi, non ce ne sono altri. È certo che le caratteristiche sono molto diverse, perché sono legate, per esempio, non so, i vermentini per esempio da Pigato, i vini da Pigato di Liguri sono molto più minerali come quelli di Luni, tendono ad avere una maggiore mineralità, anche perché producono meno per ettaro e anche perché probabilmente hanno un decorso di maturazione non così violento come possono avere in Gallura, molto caldo. Quindi la tendenza moderna è di fare dei vermentini meno alcolici, perché il vermentino sarebbe un vitigno che produce molto zucchero e quindi si va a 14-15 gradi, però non si vuole più fare un vermentino così. Quindi si fa la vendemmia un po' Un po' prima. precoce, esattamente 12 gradi e mezzo, quindi è un vermentino che ha caratteristiche più lineari, più verticali, ma maggiore acidità, maggiore freschezza, forse non è così aromatico. Allora cosa si fa? Si fanno due vendemmie
una vendemmia precoce è 70% e una più tardiva 30%. Questo in Liguria, dici? No, in generale. Sì, e poi si mettono assieme i due vermentini. Si fa un blend finale. Sì, qualcuno usa anche qualche altra varietà, per esempio non so, sulla costa della Maremma, costa tirrenica, usano un po' di Viognier per esempio. Qualcuno usa il Viognier per dare un certo aroma, capisci? Allora, secondo te, dopo 5 giorni, ok, di questa gita, quali sono le 5 cose che dobbiamo assolutamente comprendere prima di andare a casa? Per i nostri la studenti? prima cosa, secondo me, fondamentale è che la Sardegna offre non solo una scelta varietaria o di vini particolare, ma di una cultura originale. Quindi molte di queste persone che sono venute con noi, che se torneranno a casa, devono avere il ricordo di qualcosa di molto particolare, che forse non vedranno mai più, che non hanno mai visto. Sì, perché non è che viene in Sardegna tutti i giorni. La seconda cosa, secondo me, da tener conto è di capire quali sono i valori umani in questo territorio. Cioè non è solo un territorio che fa vino o che fa dei buoni cibi, ma è un territorio che ha una cultura ancestrale, atavica, che non è quella italiana, è molto diversa, anche se noi non andremo nell'interno dell'isola, perché la Sardegna vera è quella dei pastori del Gennargentu, è quella delle popolazioni che vivono isolate in mezzo alle montagne di quest'isola. Noi andremo a vedere una Sardegna turistica, una Sardegna che in questi anni è diventata molto più vicina a tanti altri territori, ma qui c'è una Sardegna vera all'interno, fatta da pastori che vivono isolati da soli sempre, con le loro pecore, le loro capre, che fanno il formaggio nelle loro capanne, come lo facevano 1000 anni fa. Proprio non è facile trovare nel mondo occidentale un luogo come questo, quindi una grande ricchezza da questo punto di vista. La terza cosa, secondo me, importante è che loro devono usare queste conoscenze per trasmettere agli altri, devono essere quasi degli ambasciatori, dei portatori, come sono, di queste informazioni. Questa è un'isola che va aiutata perché è isolata come tutte le isole, ma ha anche difficoltà a comunicare con il mondo le loro caratteristiche, le loro qualità, quindi loro dovrebbero sentirsi un po', come si dice, obbligati quasi o responsabili di questa comunicazione. La quinta cosa è che abbiamo passato 5 giorni assieme, belli, assieme, in amicizia, in compagnia, è un ricordo anche di noi tutti, non solo dell'isola. Aver fatto 5 giorni così, consumato dei cibi assieme, degustato dei vini assieme, riso assieme, mi sembra che sia sufficiente per andare in un posto nuovo. Sì, io adesso chiuderei qui, però, visto che hai detto cibi, quali sono le cose che dobbiamo assolutamente mangiare prima di andare a casa in Sardegna? Oltre saeda. Saedas. Quello so, vabbè. Tu sai che ho cominciato ieri sera, sì, quindi sì. Io ogni posto devo mangiare una saeda. Secondo me una cosa che non si deve mai dimenticare in Sardegna è il porceddu. Sì. E questo non è il mio, sì. Vabbè, ma a parte sì. Però il porceddu è un must. E lo fanno solo qui, sì. non lo mangi da altre parti. Secondo me lo fanno anche dall'altra parte. Dove? Cita un posto dove fare il porceddu. Non lo so. Ah, ecco, non lo sai. Non lo so, però non possono solo fare qui. No, lo mangi anche in Georgia, ma in un modo diverso, intero, quello lo fanno intero. Sì. Qui viene aperto a metà, come a libro, e viene cotto di fronte alle brace. Non è dentro in un locale chiuso, è fatto all'aperto. Sì, sì. Fanno un grande fuoco, mettono tutto attorno. Io non so, secondo me devono fare dall'altra parte. Ok, ma sì, quindi lo farà anche dall'altra parte. Porceddu, poi? Beh, poi tutte le paste, anche hanno paste anche loro, proprio questa specie di semola, un po' come il couscous. Ecco, la fregola è un'altra cosa che mangi solo qui, la mangi con il pesce di solito, si fa un courbouillon di pesce. Cos'è il courbouillon? Sono le resti, le teste, ok. Fai un ristretto di pesce, lo puoi cucinare
in questo ristretto e poi aggiungere cozze, vongole, pezzi di pesce, insomma è come un couscous un po' più liquido e un po' più grosso ma è sempre grano duro, sempre questa. Poi i formaggi, una enorme infinità di formaggi, sì, di tutti i tipi. da tutti gli animali immaginabili. No, da pecore, soprattutto pecore e capre. Ci sono tutti i formaggi da pecora e di capra, ma diversa età e diversa, diciamo così, tipo di caglio che viene usato. Puoi usare cagli animali, puoi usare cagli vegetali, cioè il cardo per esempio, fai i pecorini di un certo tipo, oppure usare cagli di agnello o cardi di... Qual è il tuo preferito? So che te Io lo non mangi. posso mangiare formaggio, quindi... No, però quelli stagionati puoi mangiare. Sì, ma Non è... dopo un anno però, devo mangiare i pecorini dopo un anno, che sono molto tosti, allora ci vuole un bellissimo vino di Vernazza d'Oristano. Esatto, ecco, vedi, torniamo a Vernaccia di Oristano. Sì, e poi o dei vini anche dolci che fanno, per carità. E poi la grande ricchezza di dolci, fanno tantissimi dolci, i più strani, più con la pasta di mandorle, con la pasta con miele, insomma c'è una grandissima ricchezza di dolci proprio particolari, molto originali. Ok, mi stai facendo venire fame. Ok, allora chiudiamo, salutiamo i nostri ascoltatori. Avremo veramente tante occasioni di mangiare cose so buone. We are ready to rock and roll. Thank you for joining us and see you next time on Everybody Needs a Bit of Scienza. And that's a wrap, everybody. Ciao ragazzi! And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Chin chin!